Benvenuti nel video dedicato al modello A39, è un abito asimmetrico con spalline regolabili e con la possibilità di allacciarli in due modi diversi. Volendo si può indossare senza le spalline e può diventare anche una gonna. Per prima cosa prendo il dietro numero 2 e con filo ed ago vado a riportare i marcatori che trovo sul cartamodello sulla stoffa. In questo caso ho dei cerchietti. Questi cerchietti mi stanno a indicare il fianco del dietro, che poi dovrò mettere assieme al fianco del davanti. Anche vedrete poi sul cartamodello del davanti trovo questi cerchietti. Con il filo da imbastire, l'ago, entro perpendicolare nel tessuto, porto dietro e taglio a qualche centimetro. Questa operazione la faccio sui vari marcatori che trovo lungo il fianco. Poi trovo queste due lineette sulla parte alta del cartamodello. Queste lineette mi stanno a indicare la posizione che poi io dovrò mettere la spallina, però è solo una cosa indicativa. Bisogna provare il capo e poi posizionarla nel modo che a noi piace di più. Comunque lo segno. Non è l'inizio e la fine della spallina, ma è il centro della spallina che poi dovrò posizionare. Quando ho passato i marcatori, tolgo gli spilli e separo il cartamodello dalla stoffa. Separato il cartamodello dalle stoffe, segno sul rovescio del tessuto una X da questa parte e la parte sotto. Il cartamodello, questa parte, è il centro dietro e devo unirli, metterli assieme, quindi blocco subito senza spostarli con gli spilli, misuro i margini di cucitura che mi vengono indicati dal cartamodello e con il centimetro e il gesso li riporto sul tessuto lungo tutto il centro dietro, poi imbastisco sul segno del gesso, cucio a macchina e rifinisco i margini con zigzag o taglia e cuci uniti. Cucito e rifinito il centro dietro, lo metto da parte momentaneamente, prendo il cartamodello del davanti, numero 1, e riporto come ho fatto per il dietro con ago e filo i marcatori che trovo, i cerchietti lungo il fianco e le due lineette per posizionare poi la spallina. Riportati sul tessuto i vari marcatori, tolgo gli spilli, tolgo il cartamodello, segno con una X il rovescio del tessuto, poi separo i tessuti e taglio le marche. Tagliato le marche sia del davanti che del dietro, prendo il dietro, questo è il rovescio del dietro, lo apro, fare attenzione all'alto e al basso, l'alto è la parte dove abbiamo anche le marche della spallina, così, e metto assieme il fianco del dietro con il fianco del davanti. Questo è il dritto del tessuto del dietro, prendo il davanti, il fianco del davanti, questo è il rovescio e questo è il dritto del tessuto, metto fianco contro fianco, blocco subito i marcatori facendo attenzione che i margini di cucitura coincidano, quindi prima blocco con lo spillo marca i vari marcatori che trovo lungo il fianco, dopodiché blocco tutto il fianco con gli spilli, misuro il margine di cucitura che mi viene indicato dal cartamodello, lo riporto sul tessuto, imbastisco, cucio a macchina e rifinisco i margini uniti con zigzag o taglia e cuci, sia il fianco destro che il fianco sinistro. Cucito e rifinito entrambi i fianchi. Mettiamo da parte davanti e dietro e prendo fascia superiore numero 5. Tolgo gli spilli, separo il cartamodello dalle stoffe e questo lato lo vado già a mettere assieme, segniamo sempre con una X il rovescio, vado a bloccare questi due margini. Da questa parte abbiamo la piega del tessuto e qui invece la fascia è aperta, quindi senza spostarla da com'era, blocco con gli spilli, misuro il margine di cucitura che mi viene indicato dal cartamodello, lo riporto sul tessuto con il gesso
imbastisco, cucio a macchina e rifinisco i margini con taglia e cuci o zigzag. Si fa fatica a vedere, però c'è la cucitura a macchina e la rifinitura. Ho lasciato i fili più lunghi della taglia e cuci così si vedono meglio. Questo è il rovescio della fascia. La piego a metà con il rovescio all'interno, in questo modo. Dove ho la cucitura, giro un margine da una parte e l'altro margine dall'altro e blocco cucitura contro cucitura. Uno spillo all'interno in modo che le cuciture coincidano, così, e blocco tutto il margine attorno, tutto il perimetro attorno con gli spilli, facendo coincidere margine con margine. Bloccato con gli spilli tutto attorno alla circonferenza i margini, con il gesso dalla parte della piega riporto 1,5 centimetri. Mi raccomando, deve essere 1,5 centimetri esatto. Tutto attorno alla circonferenza. Potete bloccare solo con gli spilli o imbastire se non vi sentite sicure e poi effettuare una cucitura a macchina tutto attorno a 1,5 centimetri dalla piega. Cucitura effettuata a 1,5 centimetri dalla piega, tutto attorno. Adesso il nero si fa fatica a vedere, ho lasciato i fili lunghi per farvi vedere. Ora divido la fascia prima a metà. Qui ho messo lo spillo così si vede meglio dove ho la cucitura di congiunzione. Quindi piego in questo modo, la piega che si forma è metà fascia. Lo segno con il gesso, così, oppure potete mettere anche uno spillo. Poi prendo il segno che ho appena fatto e lo unisco alla cucitura, questa precedente. Le due pieghe che si formano sono praticamente i quarti, quindi segno sempre sulla piega e segno l'altra piega. Ho la fascia divisa in 4 parti uguali. Prendo la parte che ho unito davanti e dietro, la parte superiore. Il centro dietro l'ho già segnato perché ho la cucitura, mi manca solo il centro davanti. Per segnare il centro davanti unisco la cucitura del fianco con cucitura del fianco. La piega che si forma, questa, è il centro davanti. Segno con il gesso. Poi giro sul dritto il mio vestito. Ok, allora, questo è il centro dietro, la cucitura che vedo qui è il centro dietro. Vado a bloccare la cucitura della mia fascetta, anche se ho la cucitura sul centro dietro, lo vado a bloccare però sul fianco perché è meno evidente e inserisco la fascetta in questo modo, così. Ho dritto contro dritto e il margine della fascetta con il margine del mio vestito. Blocco per prima cosa la cucitura della fascetta con una cucitura del fianco, facendo attenzione che le cuciture coincidano e anche i margini qui in alto coincidano. Prima il fianco, poi il segno che trovo con il gesso sulla fascetta con la cucitura del centro dietro, sempre prestando attenzione ai margini. L'altro segno della fascetta con il fianco, con la cucitura del fianco, e per ultimo ho il centro davanti del mio vestito con l'ultimo segno della fascetta. Quando ho bloccato questi 4 segni, vado a bloccare la fascetta tutto attorno all'apertura con gli altri spilli, facendo sempre attenzione che i margini coincidano. Bloccata con gli spilli la fascetta al vestito, prendo il cartamodello della fascetta, misuro i margini di cucitura che mi vengono indicati, li riporto sul tessuto e imbastisco tutto attorno al segno del gesso. Poi vado a cucire a macchina. L'imbastitura la potete effettuare su tutta la circonferenza. La cucitura a macchina invece dovete lasciare un buchetto di 4 cm, preferibilmente sulla parte del davanti, perché poi in quel buchetto lì dobbiamo
inserire l'elastico e se siete da sole bisogna provarlo e tirare l'elastico addosso con l'abito indossato, così tirate l'elastico in modo che sia confortevole per voi. La cucitura a macchina che devo eseguire lasciando il buchetto, anche la rifinitura del margine devo fare la stessa cosa, cioè bisogna rifinire il margine lasciando l'apertura, si può rifinire con zigzag o taglia e cuci. Fascia cucita e rifinita. Ve la giro dalla parte del vestito e si vede meglio perché ho lasciato il filo nero, la cucitura con l'apertura per inserire l'elastico e qui la taglia e cuci. L'elastico è alto 2,5 cm. Per quanto riguarda la lunghezza dell'elastico, dipende da voi, da come volete sentirvi addosso il modello. Inizialmente io per avere una misura mi prendo l'elastico, lo metto attorno alla circonferenza torace e lo tendo finché lo sento gradevole per me e poi lo taglio a qualche centimetro in più. Perché la misura esatta bisogna prenderla con l'elastico inserito nel modello. Per inserire l'elastico si prende una spilla, si blocca un'estremità e poi si fa scorrere all'interno del passaggio tra le due cuciture. In questo modo, fino a farlo fuoriuscire dall'altra parte. Fatto uscire l'elastico, abbiamo le due estremità dell'elastico, le sovrapponiamo in questo modo, le blocchiamo con la spilla e si prova il vestito. Se c'è bisogno di stringere ulteriormente si stringe, se va bene così si prendono le due estremità per almeno 2 cm e si esegue una cucitura col punto elastico in questo modo. Attorno al perimetro del nostro rettangolo di congiunzione e poi gli facciamo anche una cucitura in diagonale e un'altra in diagonale, una specie di X col punto elastico. Poi si fa entrare completamente l'elastico, si cuce l'apertura che avevamo lasciato e si rifinisce l'apertura che avevamo lasciato. Per evitare che all'interno l'elastico si giri, dove ci sono le cuciture dei fianchi, sulla fascetta si può fare una cucitura dritta su un fianco e l'altro fianco. Questo evita che in futuro l'elastico si possa girare. Con lo stesso cartamodello ho tagliato 2 spalline di questo colore e 2 spalline di questa. Segno con una X il rovescio del tessuto, poi prendiamo quella più chiara che si vede meglio, le separo. Questo è il dritto del tessuto, piego a metà dritto contro dritto e faccio coincidere i margini qui in alto, blocco con gli spilli, tutto lungo, poi misuro i margini di cucitura che mi vengono indicati dal cartamodello, li riporto sul tessuto con il gesso, imbastisco sulla linea del gesso, cucio a macchina e rifinisco i margini con taglia e cuci o zigzag. Cucite e rifinite tutte e 4 le spalline. Con l'aiuto di questo attrezzo oppure semplicemente con una spilla si girano adesso le spalline, si portano sul dritto. Tutte e 4. Girate sul dritto le spalline, un'estremità si rifinisce con taglia e cuci e l'altra estremità invece bisogna rifinirla girando all'interno 1 centimetro di margine. Adesso io lo tengo così in mano solo per farvelo vedere, così, e si esegue una cucitura a macchina a 2-3 mm su tutte e 4 le spalline. Rifinita un'estremità della spallina con la cucitura e dall'altra parte con la taglia e cuci. Vado a posizionare la parte rifinita con taglia e cuci sul mio vestito, dove avevo segnato prima con il filo da imbastire le 2 lineette che mi indicavano il posizionamento della spallina. In questo caso ho questa è la parte del davanti, questo è il dietro, questo è il rovescio del tessuto. Qui dove ho il segno vado a posizionare in questo modo la rifinitura di taglia e cuci con la rifinitura della taglia e cuci del mio vestito e posiziono a metà del marcatore. Blocco con spilli
per bene con lo spillo, e io queste spalline le metto alternate, quindi uno di colore chiaro, l'altra di colore scuro, e dall'altra parte dove c'è il chiaro metto lo scuro e dalla parte qui il chiaro, tutti in questo modo solo con lo spillo, e vado a provare il vestito e vedo se la spallina si trova nella posizione che più mi aggrada, altrimenti voi la spostate e la posizionate dove desiderate. Dopo aver controllato la posizione delle spalline, dove l'avevamo bloccata con lo spillo, si esegue la cucitura a macchina sulla cucitura già presente, questa. Poi si può, però è facoltativo, bloccare la spallina qui dove c'è l'altra cucitura, quella del 1,5 centimetri, qui così, ma è facoltativo perché si può lasciare libera in questo modo, solo con la cucitura qui sotto. Si fa sia la cucitura questa che c'è in precedenza, quindi sopra la cucitura che c'è già presente, e poi se ne fa un'altra parallela un po' spostata verso il margine, in modo da avere due cuciture. Prima cucitura eseguita sopra quella precedente e seconda parallela qui così a 3 mm dalla prima. Spalline applicate. Devo ancora togliere i fili. Questo è il davanti, questa è la spallina e questa è la spallina, l'altra davanti, questa è dietro e questa è l'altra dietro. Come si è visto dalle foto, si possono allacciare a spallina, diciamo classica, il davanti e il dietro, in questo modo, oppure si possono lasciare quelle dietro all'interno e quelle davanti allacciarle dietro al collo, in questo modo. Oppure si possono lasciare tutte quante all'interno e si può utilizzare solamente con la fascia e l'elastico, e per alcune fisicità questa può essere anche una gonna. Prendo il volant numero 3, l'ho già separato dalle stoffe e ho segnato con una X il rovescio. Ho i due volant, uno davanti e uno dietro. Prima di metterli assieme tra di loro vado a rifinire il fondo del volant, questa parte qui, dove sul cartamodello è indicato come margine di cucitura 1,5 centimetro. Lo rifinisco con il rullino della taglia e cuci, si può rifinire anche con uno zigzag piccolo piccolo, oppure per le amanti dei margini al vivo si può lasciare anche così. Ecco qui il rullino della taglia e cuci. Se si rifinisce con lo zigzag oppure si lasciano i margini al vivo, allora bisogna mettere assieme subito i due volant. Solamente se si rifinisce con il rullino, bisogna prima rifinire col rullino e poi mettere assieme i due volant. Allora, questo è il dritto del tessuto del primo volant, le due estremità vanno messe assieme. Si mette dritto contro dritto, questo con la X è il rovescio del tessuto, quindi questo è il dritto, metto dritto contro dritto, blocco i margini, prestando attenzione al margine, questa è l'estremità in basso dove ho effettuato il rullino, che coincidano perfettamente, blocco con gli spilli, misuro i margini di cucitura che mi vengono indicati dal cartamodello, li riporto sul tessuto con il gesso ed il metro, eseguo una cucitura a macchina e rifinisco con zigzag sia questa estremità che l'altra del volant. Devo avere un cerchio. Cuciti assieme i due volant, unisco cucitura con cucitura, la piega che si forma è la metà del volant, la dovrò mettere, la segno con il gesso, la piega, sia un volant che l'altro. Poi prendo il vestito, questo è il davanti che è senza la cucitura, eccolo qui, il dietro è già segnato la metà del dietro con la cucitura, trovo la metà del davanti, unisco cucitura con cucitura, che è fianco con fianco, la piega che si forma è metà del davanti. Prendo il vestito sul dritto, come adesso, questi sono i margini, vado a posizionare il volant, questo è il rovescio del volant e questo è il dritto del volant, giro, vado a bloccare la cucitura del fianco con la cucitura del volant,
facendo attenzione che i margini rimangano allineati. Quindi blocco cucitura con cucitura. Il segno che ho fatto di metà volant, questo, lo posiziono sul centro davanti che ho appena trovato, che è questo segno. Quindi gesso con il gesso, sempre margine con margine. L'altra cucitura del fianco con la cucitura del volant, facendo attenzione che coincidano le cuciture, e per ultimo il centro dietro, perciò la cucitura, con l'ultimo segno del volant. Bloccati questi 4 punti, ricordo che è dritto del tessuto del volant contro dritto del tessuto del vestito. Bloccati questi 4 punti, metto assieme tutti i margini del volant e del fondo del vestito tutto attorno, prestando attenzione a non allungare il volant, perché il volant è stato tagliato in sbieco, quindi lui tende a cedere. Bloccato il volant con gli spilli sul fondo del vestito, prendo il portamodello, misuro i margini di cucitura che mi vengono indicati e li riporto sul tessuto con il metro e il gesso, tutto attorno. Imbastisco sulla linea del gesso, poi cucio a macchina e rifinisco i margini con taglia e cuci o zigzag. Volant cucito e rifinito. Questo è quello che si vede sul dritto del tessuto e questo sul rovescio, nella parte del vestito. Cucitura e rifinitura. Modello terminato. Spero di esservi stata utile. Ai prossimi video. Ciao ciao!